Cari amici e appassionati delle grandi storie d'amore che scaldano il cuore, benvenuti in un nuovo ed esclusivo appuntamento su Gossip alla turca. Oggi non vi racconteremo semplicemente un evento mondano, ma vi porteremo nel cuore pulsante di una notte istambulita che ha profumato di nostalgia, mistero e promesse non dette. Prima di immergerci nei dettagli di questo incredibile racconto, vi invitiamo caldamente a sostenere il nostro lavoro. Se amate le dinamiche dei divi turchi, iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella e, soprattutto, considerate l'idea di cliccare sul tasto Unisciti per diventare membri della nostra esclusiva community e supportare Gossip alla turca con un contributo speciale. Il vostro sostegno è la nostra forza. Sotto il cielo vellutato di Istanbul, dove le luci del Bosforo brillano come diamanti incastonati nell'oscurità, si è celebrato uno degli eventi più attesi dell'anno. Il 35° compleanno del carismatico Can Yaman. La cornice non poteva che essere un lussuoso ristorante dotato di una terrazza mozzafiato, un luogo dove l'eleganza si sposa con la brezza marina. Tra i tavoli imbanditi e il tintinnio dei calici di cristallo, l'atmosfera era satura di gioia, risate e quella spensieratezza tipica dei grandi successi. Colleghi, produttori e volti noti della televisione turca si erano riuniti per omaggiare l'attore, ma, nonostante lo sfarzo, un'assenza pesava nell'aria più di ogni presenza, quella di Demet Özdemir. La serata procedeva con un ritmo armonioso, tra brindisi augurali e melodie soft che accompagnavano i discorsi degli invitati. Can, impeccabile e radioso, appariva come il perfetto padrone di casa, accogliendo ogni complimento con il suo solito fascino magnetico. Tuttavia, il destino aveva in serbo un colpo di scena che avrebbe trasformato una festa di compleanno in un capitolo memorabile di una saga sentimentale che il mondo intero continua a seguire con il fiato sospeso. Proprio quando la celebrazione sembrava aver raggiunto il suo culmine, un ospite si è fatto avanti portando con sé una scatola di una raffinatezza estrema, avvolta da un nastro d'argento che rifletteva le luci soffuse della terrazza. All'interno, non un regalo sfarzoso, ma un delicato bouquet di fiori bianchi e lilla, simboli di purezza e di un affetto che trascende il tempo. Ma non erano i fiori a catturare l'attenzione, bensì un piccolo biglietto scritto a mano che Can ha aperto con dita quasi esitanti. Chi si trovava a pochi passi da lui ha riferito di un mutamento istantaneo e profondo nella sua espressione. In un istante, il sorriso gioviale è svanito per lasciare spazio a una malinconia densa, quasi palpabile. La frase contenuta nel biglietto era di una semplicità disarmante, eppure carica di un peso emotivo immenso: non potrò partecipare alla celebrazione, ma non ti dimentico mai. Poche parole che hanno scatenato una tempesta interiore che Can, nonostante la sua abilità d'attore, non è riuscito a celare. Ha abbassato lo sguardo, ha portato una mano al petto come a voler contenere un battito accelerato e ha sospirato profondamente, prima di riporre gelosamente quel messaggio nella tasca interna della sua giacca, vicino al cuore. Cari spettatori di Gossip alla turca, cosa pensate che significhi davvero questo messaggio? È un addio definitivo o il segnale di un nuovo inizio? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di mettere un like se questo racconto vi sta emozionando. Ricordate che cliccando sul tasto Unisciti potrete aiutarci a portarvi sempre più contenuti esclusivi come questo. Non ci è voluto molto perché la curiosità degli invitati e degli addetti ai lavori si accendesse. Un cameriere, interpellato con discrezione, ha confermato che il bouquet era stato consegnato direttamente da un rinomato fiorista del quartiere di Bebek, e che il mittente era stato identificato con due semplici ma inequivocabili iniziali, D.O. In quel momento, il nome di Demet Özdemir, che fino ad allora non era stato pronunciato per una sorta di tacito rispetto, ha iniziato a circolare tra i corridoi e i tavoli come un sussurro persistente. Can, avvertendo la pressione degli sguardi fissi su di lui, ha rotto il silenzio con una frase enigmatica che ha lasciato i presenti nel dubbio più totale: a volte le parole arrivano quando meno te le aspetti, ma proprio quando ne hai bisogno. È stato un momento di pura magia e tensione, dove la musica sembrava essersi abbassata per lasciare spazio al non detto. La domanda che ora rimbalza su tutti i media turchi e internazionali è: perché Demet non ha partecipato fisicamente alla festa? Fonti vicine all'attrice hanno rivelato che l'invito era stato recapitato con largo anticipo.
Tuttavia, Dimet avrebbe scelto di declinare per una questione di estrema sensibilità e rispetto nei confronti di alcuni presenti, volendo evitare che la sua apparizione potesse creare tensioni o distogliere l'attenzione dal festeggiato. La sua scelta di inviare dei fiori e un messaggio così intimo è stata dunque una mossa ponderata, un modo per essere presente nello spirito senza turbare l'equilibrio della serata. Ci ha pensato a lungo, ha confidato una fonte anonima, ma alla fine ha deciso che quel breve pensiero scritto a mano sarebbe stato più potente di 1000 discorsi. Voleva che lui sapesse che il legame, pur mutato, rimane saldo nel suo ricordo. Vi ricordiamo che questo è Gossip alla turca. Se volete vedere altri approfondimenti su Dimet e Khan, o se c'è un'altra coppia di celebrità turche di cui vorreste scoprire i segreti, fatecelo sapere nei commenti. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e supportateci con il tasto Partecipa Unisciti per contenuti extra e badge speciali. Naturalmente, nell'era digitale, un segreto del genere non poteva rimanere confinato tra le mura di un ristorante. Un'invitata, incapace di contenere l'emozione, ha pubblicato una storia su Instagram mostrando il bouquet con la didascalia. Qualcuno non è venuto, ma era comunque lì. È stato l'inizio di un incendio mediatico. Ai fan della coppia hanno inondato i social di messaggi carichi di speranza, lanciando l'hashtag cancelletto Bring Back Love. Verso la fine della serata, un giornalista è riuscito ad avvicinare Ken Yeoman sulla terrazza, chiedendogli spiegazioni su quel misterioso biglietto. L'attore, con un sorriso che nascondeva un mondo di segreti, ha risposto semplicemente: ci sono parole che solo due persone possono capire. E questo basta. Questa dichiarazione non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco delle speculazioni. Molti esperti di comunicazione non verbale, analizzando i video della serata, hanno notato come Khan fosse visibilmente scosso, descrivendo il suo stato d'animo come quello di un uomo che ha appena ricevuto una conferma che aspettava da tempo. Ma il dettaglio forse più toccante deve ancora essere raccontato. Al termine della festa, invece di proseguire i festeggiamenti in un altro locale con il suo entourage, Khan ha deciso di interrompere i programmi. Ha chiesto la sua auto ed è andato via da solo. È stato avvistato da un paparazzo mentre si fermava lungo le rive del Bosforo. Lì, nel silenzio della notte, è rimasto per diversi minuti a guardare l'orizzonte, con quel piccolo pezzo di carta tra le mani, come se stesse cercando risposte nel riflesso dell'acqua. Quasi simultaneamente, Dimet Özdemir ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio criptico: ciò che è importante non sempre si vede, ma si sente. Non c'erano nomi, non c'erano riferimenti espliciti, ma il tempismo era perfetto. Era la risposta silenziosa a quella notte di emozioni. Mentre il pubblico discuteva del romanticismo del gesto, un'indiscrezione professionale ha scosso le fondamenta dell'industria cinematografica turca. Un account verificato di un'importante agenzia di talenti ha pubblicato, forse per errore o forse come un astuto test di marketing, la foto di un copione per una nuova serie televisiva. In copertina spiccavano due nomi, Khan Yeoman e Dimet Özdemir. La storia è stata cancellata in meno di 5 minuti, ma gli screenshot hanno già fatto il giro del mondo. Si tratta di una coincidenza? O il bouquet di fiori era il preludio non solo a una riconciliazione privata, ma anche a un ritorno professionale in grande stile? Se così fosse, saremmo di fronte al ritorno della coppia più amata del piccolo schermo, capace di riscrivere le regole del gossip e dell'intrattenimento. Cari amici di Gossip alla turca, la storia di Khan e Dimet ci insegna che il tempo può passare, le strade possono dividersi, ma alcune connessioni sono scritte nel destino e non smettono mai di vibrare. Quel bouquet di fiori lilla e bianchi non era solo un omaggio, ma un ponte gettato sopra un oceano di silenzi. Cosa ne pensate di questo possibile ritorno di fiamma? Credete che il nuovo progetto televisivo sia realtà o solo un sogno dei fan? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ringraziamo per aver seguito questo lungo e dettagliato speciale. Non dimenticate di iscrivervi al canale Gossip alla turca, di attivare la campanella per non perdere i prossimi scoop e di sostenere la nostra crescita cliccando sul tasto Unisciti. La vostra partecipazione è fondamentale per noi. Un grande abbraccio e al prossimo appuntamento con i segreti più esclusivi delle vostre stelle preferite.